Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere un progetto che sta ottenendo diverse sovvenzioni e soprattutto l'attenzione di molteplici grandi aziende come Google, Tesla, Shell, Total e non per ultimo persino Vodafone. Sto parlando di Energy Web Token e andiamo a vedere il suo funzionamento e il suo ecosistema dopo la sigla. La difesa e la salvaguardia dell'ambiente è, come giusto che sia, un argomento molto in voga nell'ultimo decennio. Salvaguardare le foreste e gli animali equivale a salvaguardare noi stessi, i nostri figli e le generazioni future. Al momento stiamo varcando quasi la soglia del non ritorno. Secondo gli scienziati del clima, quindi dei climatologi, non ci restano più di 30 anni per riuscire a invertire questo trend negativo e a invertire la marcia affinché il nostro pianeta possa continuare a vivere dignitosamente. La decarbonizzazione e l'energia rinnovabile, grazie anche alle incentivazioni statali e governative, sta prendendo sempre più piede a livello mondiale. Andiamo a vedere che cos'è il progetto blockchain Energy Web, raggiungibile al sito energyweb.org, la blockchain sul quale molte grandi aziende stanno iniziando a supportare e investire. Vediamo ad esempio Total e tantissimi altri nomi importanti. Andiamo anche a Shell, Volkswagen, ma soprattutto in questo caso anche Vodafone, come possiamo vedere dai partner all'interno dell'elenco del sito internet. Anche Google, il gigante del web, cerca negli ultimi anni di sostenere le energie rinnovabili ed è proprio grazie a una sovvenzione di oltre $1 milione che sta sovvenzionando un progetto di Energy Web. Il programma Impact Challenge di Google.org mira a fornire un quadro digitale per il coordinamento delle risorse energetiche distribuite, che vengono chiamate DER, nel mercato della distribuzione dell'interfaccia della rete elettrica europea. Inoltre Google ha stanziato altri 10 milioni di euro in un fondo pronto per essere utilizzati per sviluppare e sostenere gli ideatori di nuove idee ecosostenibili. L'iniziativa, come leggiamo, si concentrerà sull'integrazione dello stock Energy Web con un numero di partecipanti al mercato elettrico inclusi operatori di rete mobili, fornitori di servizi IoT, OEM, DSO e TSO. Ma che cos'è questo ecosistema? Energy Web Token, con l'acronimo EWT, è il token nativo di Energy Web Chain. Lo possiamo vedere su CoinMarketCap al rank 135 per capitalizzazione di mercato, attualmente nella watch list di 44.199 persone solamente su CoinMarketCap. Ha un valore di mercato di 12,78 euro con una flessione dell'1,92% nelle ultime 24 ore. Attualmente c'è solo il 30% della total supply che è in circolazione, ovvero 30 milioni di token per un rifornimento massimo di 100 milioni di token. È acquistabile non su Binance per il momento, ma su KuCoin, Kraken e Liquid. Questa blockchain, che viene chiamata per l'appunto Energy Web Chain, è una block pubblica Proof of Authority di Ethereum Virtual Machine, specificamente progettata per supportare delle applicazioni a livello aziendale del settore energetico. Questa chain è gestita e governata da oltre 25 nodi validatori che sono distribuiti in 15 paesi. Questo progetto è stata lanciata intorno a giugno del 2019 dalla Energy Web Foundation, che è un'organizzazione no profit globale che cerca di ottimizzare e liberare il potenziale della blockchain nel settore energetico. EVChain deriva direttamente da una personalizzazione e adattamento della blockchain di Ethereum che riguarda il settore energetico. Ha potuto così concentrare i propri sforzi nello sviluppo dei software, applicazioni del settore energetico
potendo fare affidamento su un ecosistema solido, anche se attualmente costoso, che è quello di Ethereum. Questa chain prende i punti di forza dell'ecosistema ETH, ovvero open source, catena pubblica, robustezza della rete, tecnologia flessibile supportata da qualsiasi algoritmo e applicazione. Al fine di adattare un ecosistema del settore energetico sono stati individuati i punti deboli e sono stati apportati degli adeguamenti. Uno dei più grandi investimenti che hanno fatto il team dell'Energy.web per quanto riguarda il Lite Client, che è stata una costosa integrazione IoT. I client software di grandi dimensioni non possono essere integrati in piccoli dispositivi a causa della capacità di memoria e le potenze di calcolo insufficienti. Grazie al Lite Client è stato possibile, con la creazione di diversi piccoli ecosistemi da parte della chain, di adattare i dispositivi IoT e di facilitare la connessione di risorse energetiche distribuite nella catena. La blockchain negli anni ha dimostrato di avere il potenziale e il potere per contribuire a una riduzione dei costi del settore energetico in tantissimi modi, favorendo una partecipazione più attiva e responsabile di tutti coloro che sono coinvolti a livello di produzione, di distribuzione, di consumo o anche a livello di nuove modalità di microproduzione. Energy Web e la sua blockchain intende garantire a tutti coloro che si misurano con questo ambito di innovazione una riduzione dei costi di sperimentazione, una maggior velocità di testing, di esecuzione e una infrastruttura consolidata su standard riconosciuti in modo da garantire l'interpolarità delle nuove soluzioni in fase di realizzazione. In questo ambizioso progetto hanno riunito una comunità di operatori accomunati dalla convinzione sul ruolo strategico della blockchain e costituita da utenti, consumatori, produttori, sviluppatori, gestori di infrastrutture, start-up e aziende energetiche consolidate. Il progetto Energy Web Chain ha la sede operativa in Svizzera ed è una piattaforma blockchain, come abbiamo detto, scalabile, open source e protetta appositamente per le operazioni e le esigenze del mercato dell'industria energetica. La Global No Profit Energy Network Foundation ha costruito un sistema elettrico a bassa emissione di carbonio orientato al cliente, sbloccando il potenziale della tecnologia blockchain. L'ecosistema ad oggi ha più di 100 partner partecipanti al mercato dell'energia che lavorano insieme per portare sul mercato soluzioni blockchain ecosostenibili. Il progetto nell'ultimo anno si è espanso davvero tantissimo, hanno aperto, a parte gli uffici in Svizzera, hanno aperto degli uffici in Germania e Stati Uniti, creando un team di esperti di energia blockchain per realizzare la loro visione. Gli obiettivi da raggiungere con la tecnologia blockchain adattata al settore energetico sono essenzialmente ridurre i costi di transazione, migliorare la sicurezza e la trasparenza dei dati, aprire mercati e partecipanti più attivi, creare sistemi energetici digitali privi di emissioni di carbonio, decentralizzati, democraticizzati e flessibili. Oltre a fornire un supporto di consulenza su come organizzare e utilizzare la blockchain e altre tecnologie digitali per creare valore per le aziende e i clienti che lo richiedono. Il token, anzi la criptovaluta, è proprio una valuta che serve per pagare le commissioni e le spese per l'utilizzo dei servizi sulla blockchain. Ovviamente i costi, come abbiamo detto, sono ridotti al minimo per riuscire a facilitare l'introduzione al mercato di queste nuove aziende rinnovabili. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare il mio lavoro, condividere i miei video e lasciarmi un like, e se avete voglia e tempo unitevi anche alla community Telegram. Ciao a tutti, a domani!